Con questo video avvieremo una riflessione sul saggio Vita attiva di Hannah Arendt. Questo saggio si inserisce perfettamente nelle tematiche sviluppate in questo canale. In particolare noi ci occupiamo di temi che interessano la società dal punto di vista concreto e questo saggio si occupa di analizzare la condizione umana, cioè di valutare ciò che influenza l'essere umano solo per il fatto di essere vivo. Le domande quindi a cui si cercherà di dare una risposta sono: in cosa consiste la vita dell'essere umano? Cosa bisogna fare per essere completi? So che sono domande difficili a cui dare risposta, ma quello che noi faremo sarà di andare ad analizzare gli aspetti concreti di trasformare queste riflessioni filosofiche in considerazioni reali e pratiche, nonostante questo saggio sia di per sé abbastanza pratico. Quindi quello che faremo sarà contestualizzare il messaggio di quest'opera sulla condizione umana al momento presente, sperando di fornire uno spunto di riflessione. Ma prima di partire, se è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Amedeo e sono l'ideatore del blog scontrocorrente.com, in cui ci occupiamo di osservare la nostra società dal punto di vista di diverse discipline. Quindi se siete interessati a questi temi, vi chiedo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite, e potete anche visitare il sito scontrocorrente.com. Il saggio quindi richiama la condizione umana e la prima considerazione che bisogna fare è che la condizione umana è diversa dalla natura umana. Infatti la natura riguarda le caratteristiche che rimangono immutate a prescindere dal contesto, cioè da quegli agenti che appunto ci condizionano. Alla natura umana possiamo associare il corpo umano come macchina e la sua conoscenza è demandata alle scienze mediche. Quindi la natura umana, la sua conoscenza risponde alla domanda cosa sono. Il chi sono invece viene posto su un piano differente, un piano di indagine differente che è associato appunto alla condizione umana. Allora la condizione umana si ricollega all'essere condizionati. Essendo vivi, dobbiamo inevitabilmente fare esperienza del nostro potenziale come esseri umani, come comunità. Dal punto di vista logico, potremmo dire che se non fossimo condizionati, allora la vita sarebbe uguale alla morte. Ma capite bene che questo è un controsenso. Per capirci meglio, anche una persona in stato vegetativo che è dotata solo di respiro viene comunque mantenuta in vita da macchinari fabbricati dall'uomo, da macchinari che sono opere dell'essere umano. Quindi anche se fossimo dotati solo di respiro, continuiamo a rimanere in vita e quindi continuiamo a far parte del mondo e ad essere condizionati. Il significato della vita attiva sintetizza tre peculiari attività che sono il lavoro, l'opera e l'azione. Il lavoro costituisce l'attività con la quale provvediamo alla conservazione della nostra vita, provvediamo alla nostra sopravvivenza, quindi è strettamente collegata al nostro processo biologico. L'opera
riguarda gli oggetti creati dall'uomo. Sono, diciamo, i mezzi, le componenti che costruiscono il mondo che tutti condividiamo e non fanno parte del nostro processo biologico. L'azione, infine, riguarda quella attività che mette in relazione gli uomini senza la mediazione di oggetti materiali. Quindi, in sostanza, l'azione descrive la pluralità, e cioè il fatto che viviamo in una collettività di persone diverse. Quindi, in sostanza, l'azione rappresenta la base della politica. Quindi la vita attiva include le attività umane che definiscono la nostra partecipazione. Quindi partecipare alla vita attiva significa lavorare per conservare la nostra vita, operare per creare il mondo, agire per condividere il mondo con gli altri. L'assenza di almeno uno di questi tre componenti equivale alla mancanza di vita attiva, che si può tradurre in due possibili condizioni. La prima è una condizione ascetica permanente, dove si dà spazio solo alla contemplazione, ma questo stato è difficile da raggiungere, perché immaginate i monaci tibetani che dedicano la loro vita alla contemplazione e alla preghiera, ma comunque vivono in strutture create dagli uomini e mangiano cose prodotte dagli uomini, quindi anche loro sono condizionati. La seconda possibilità è quella in cui almeno una di queste tre componenti condiziona in modo sproporzionato, e quindi l'uomo diventa una versione depotenziata, appunto, di essere umano, che si può tradurre in animal laborans, cioè l'uomo in grado solo di lavorare e provvedere alla propria conservazione, o homo faber, che è l'uomo che ha come peculiarità la capacità di costruire oggetti, ma che non è in grado di agire nella collettività. Ma diciamo, queste versioni di uomo le vedremo nei video successivi. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale, perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione, grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!